Ciao a tutti. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi portiamo una storia che ha catturato l'attenzione di tutto il mondo dello spettacolo e che, nel giro di poche ore, è diventata il tema più discusso tra fan, addetti ai lavori e curiosi. Il protagonista è un volto amatissimo, noto per il suo carisma sullo schermo e per la sua estrema riservatezza lontano dai riflettori, Can Yaman. Chi lo segue da anni lo sa bene. Non è uno che ama aprire il suo cuore davanti alle telecamere, non è uno che si lascia trascinare dal chiacchiericcio. Preferisce farsi conoscere attraverso i suoi progetti, le sue trasformazioni per i ruoli, il suo rigore professionale. Ma questa volta è successo qualcosa di diverso, qualcosa che ha incrinato quella corazza elegantemente costruita negli anni. Tutto è cominciato con un'intervista, apparentemente come tante, in cui Khan si è prestato a domande sulla carriera, sulle prossime sfide, sul rapporto con il successo internazionale. Il clima era cordiale, lo sguardo attento, le risposte misurate. Poi, all'improvviso, un varco. Quando gli è stato chiesto come immagina la sua vita privata nel futuro, lui ha sorpreso tutti con una frase limpida, quasi sussurrata. E proprio per questo destabilizzante. Ha detto che, se mai dovesse sposarsi, vorrebbe accanto qualcuno capace di portare una pace autentica nel suo cuore. Non una promessa urlata, non un effetto scenico, un pensiero intimo, consegnato con una sincerità spiazzante. Sarebbe già bastato per far discutere, per alimentare ipotesi e interpretazioni. E invece è arrivato il colpo di scena. Con la stessa calma, che spesso lo contraddistingue nelle giornate più tempestose, Can Yaman ha aggiunto una frase destinata a rimbalzare ovunque in pochi minuti. Se dovesse indicare una persona con cui camminare davvero nella vita, sceglierebbe Demet Özdemir. Una dichiarazione nuda e potente, capace di fermare il tempo e far partire all'istante quel brusio collettivo che conosciamo bene. Perché è impossibile ignorare ciò che quei due nomi evocano. Un passato artistico condiviso, un'intesa che sul set ha fatto sognare milioni di spettatori, e tutte le domande rimaste sospese nel corso degli anni. Da quel momento i social sono diventati un'onda. Clip dell'intervista ritagliate e rilanciate, commenti in ogni lingua, analisi di ogni sfumatura del tono, delle espressioni, dei silenzi. Molti hanno accolto la frase come un gesto romantico, quasi il completamento di una storia che il pubblico ha sempre considerato incompiuta. Altri, più cauti, si sono domandati se dietro ci sia anche un segnale professionale, un progetto, una sorpresa in arrivo, una collaborazione che riaccenda la magia che avevamo visto tempo fa. C'è chi ha parlato di destino, chi di strategia, chi semplicemente di una verità lasciata lì, a farsi strada da sola. È innegabile che il nome di Demet Özdemir sia un cardine in questa narrazione. La loro alchimia era stata oggetto di conversazioni infinite. Sguardi complici nelle interviste, sorrisi condivisi dietro le quinte, piccole intese sul set che i fan ricordano ancora frame per frame. Le voci, nel tempo, non si sono mai davvero spente, anche quando i due hanno preso strade diverse, fatto scelte personali e professionali autonome, costruito nuovi capitoli. Eppure, fino a oggi, ogni ipotesi era scivolata via senza una conferma, senza una parola così diretta. Con una sola frase, Can Yaman ha riaperto un libro che molti avevano lasciato sul comodino, convinti che non ci sarebbe stato un seguito. Intanto, Demet Özdemir non ha ancora rilasciato alcuna risposta pubblica. Nessuna smentita, nessuna conferma, nessuna ironia. Silenzio. Un silenzio che non spegne, ma accende, perché alimenta l'attesa, la curiosità, quel battito sospeso prima di una possibile svolta. I fan seguono ogni suo movimento, ogni post, ogni gesto. Un like, una storia, una parola potrebbero diventare tasselli di un puzzle emotivo che tutti cercano di ricomporre. E in questa attesa, la domanda resta una: risponderà? E se sì, come? Con la stessa delicatezza, forse, con cui lei di solito affronta le questioni personali. Oppure scegliendo un linguaggio diretto, inequivocabile. Tutto è possibile. Ed è proprio questa incertezza a creare quel magnetismo che tiene tutti incollati allo schermo. Ciò che rende l'accaduto ancora più significativo è il fatto che Khan, per indole e per scelta, ha sempre evitato di alimentare la curiosità sulla sua sfera privata. Ha protetto amori, amicizie, sentimenti. Ha messo confini precisi. Ha preferito che a parlare fossero i suoi personaggi e non le sue fragilità. Per questo la confessione ha il peso di una svolta.
Non racconta solo un'attrazione o un colpo di fulmine tardivo, ma evoca un bisogno più profondo, quasi maturo, di trovare un approdo in cui fiducia e pace non siano parole vuote. Ha il sapore di ciò che si dice quando si è pronti ad accettare anche il rischio del giudizio pur di essere autentici. I commenti dei fan mettono in scena uno spettro emotivo vastissimo. C'è chi vede in Kane Dimet un equilibrio raro, un incastro naturale, la passione che scalda e la gentilezza che rassicura. C'è chi sogna un ritorno artistico, magari un progetto che conceda loro lo spazio per esplorare dinamiche nuove, più adulte, meno scontate. E poi ci sono le voci scettiche, che invitano a non farsi trascinare. Il tempismo è utile, dicono. Perché non pensare che si tratti di una mossa per veicolare l'interesse verso future iniziative? In fondo, lo spettacolo ha i suoi codici, e i due lo sanno. Eppure, anche tra i più prudenti, riaffiora un'idea ostinata. A volte, la verità ha bisogno proprio di un palcoscenico per farsi ascoltare. Quello che è successo, nel giro di poche ore, è evidente. Can Yaman è diventato il nome più chiacchierato del momento, ancora una volta, ma con una luce diversa. Non solo per il fascino o per un ruolo di successo, ma per una frase che sembra scendere dalle protezioni delle strategie e posarsi nella parte più vulnerabile di sé. Una frase che non ostenta, non pretende, non pone condizioni, ma indica una direzione. Dimet Özdemir come scelta di cuore, come compagna di un cammino. Non importa che tutto questo sia l'inizio di una nuova pagina o la chiusura dolce di una storia mai davvero scritta, resta il valore dell'intenzione, limpida e personale. Il mondo dello spettacolo, intanto, osserva. Le redazioni analizzano, i giornalisti cercano indizi, gli addetti stampa misurano ogni parola. C'è chi scommette su una risposta imminente di Dimet, magari in un contesto altrettanto sobrio, senza clamore. C'è chi immagina un incontro pubblico, un evento in cui uno sguardo potrebbe valere più di 1000 frasi. E poi c'è chi vede in tutto questo la bellezza delle storie contemporanee, miste di realtà e percezione, di sentimenti autentici e narrazioni mediatiche, dove la verità non è un punto, ma una linea che si svela un pezzo alla volta. Eppure, al di là delle congetture, resta una costante. La storia tra Khan e Dimet, sia essa un capitolo che sta per cominciare o un sentimento che trova finalmente il coraggio di nominarsi, ha risvegliato qualcosa che in molti custodivano in silenzio. Forse la nostalgia per un tempo in cui li vedevamo ridere insieme sul set. Forse il desiderio di credere che, anche nel turbine del successo, esista uno spazio in cui due persone possano riconoscersi oltre il clamore. Forse il bisogno di un racconto che non prometta perfezione, ma una possibilità. Mentre i giorni scorrono, aumentano i dettagli passati al setaccio. Le vecchie interviste vengono riascoltate, i momenti rubati durante le pause sul set vengono riguardati, i gesti piccoli vengono ingranditi. È un rito collettivo, quasi affettuoso, in cui ciascuno cerca di ricostruire la mappa di un sentimento. Ma c'è una verità che si fa largo, non serve sapere tutto per sentire che qualcosa è cambiato. Quella frase di Khan, così semplice, ha fatto sì che il discorso pubblico spostasse il centro. Non più solo la star internazionale abituata a gestire l'attenzione, ma l'uomo che indica un nome e, indicandolo, indica anche un desiderio di quiete, di alleanza, di fiducia. Arriviamo allora alle domande che tutti si fanno. Dimet risponderà? Accoglierà quel segnale con un messaggio speculare, o preferirà custodirlo, rimandando? Sarà un sì esplicito? Sarà un invito a parlarsi lontano dai riflettori? Sarà un no rispettoso? Ogni esito è plausibile. Quello che conta, oggi, è la consapevolezza che i due restano, in qualunque caso, legati da un rispetto reciproco evidente. E forse proprio in quel rispetto si nasconde la possibilità che qualcosa di vero si muova senza bisogno di proclami. Una cosa è certa, che la dichiarazione di Can Yaman abbia ridisegnato la narrazione di questa stagione. Ha rimesso al centro due persone che il pubblico sente vicine, ha aperto uno spiraglio su un sentimento che rivendica calma e autenticità in un contesto spesso frenetico e rumoroso. E questa, nel mondo in cui tutto corre, è già una piccola rivoluzione. Che sia il preludio a un nuovo capitolo, o l'epilogo dolce di un'intesa che decide di rivelarsi, lo sapremo presto. Fino ad allora, l'eco di quelle parole continuerà a vibrare, a chiamare in causa ricordi, speranze, promesse taciute. Per oggi ci fermiamo qui. Continueremo a seguire ogni sviluppo con attenzione,
pronti a raccontarvi con la massima cura ciò che accadrà. Grazie per essere stati con noi su Stelle Turche Rivelate. Fateci sapere nei commenti cosa pensate di questa svolta, quali sensazioni vi ha lasciato la confessione di Khan, e come immaginate la risposta di Dimet. A presto, e prendetevi cura del vostro cuore, come loro ci hanno appena insegnato.